Ciao a tutti e tutte, bentornati in CryptoKicks e benvenuti a questa serie di video di corso di base sulle criptovalute. Perché ho deciso di fare questo corso? Perché secondo me è importante conoscere appieno come funziona questa tecnologia che sta comunque rivoluzionando il nostro modo di pensare e di immaginare il denaro e le transazioni. Quindi ho preparato una serie di video dove andremo a sviluppare e a trattare temi che si sentono tutti i giorni sentendo parlare di criptovalute come blockchain, exchange, wallet decentralizzati, portafogli, che siano hard wallet o quindi offline o online, e quindi andremo a sviluppare tutti questi temi nel corso dei video. Incominciamo subito spiegando cosa sono le criptovalute, ovvero una forma di valuta digitale che utilizza una crittografia avanzata come sistema di sicurezza per garantire la sicurezza delle transazioni e le creazioni di nuove valute. Sono completamente digitali, quindi non esistono in forma fisica, non ci dobbiamo aspettare di andare a ritirare Bitcoin, no, piuttosto quando si va a ritirare, questo lo tratteremo anche nei prossimi video, quando si va a ritirare con una criptovaluta, con una carta cripto, e in quel caso si ritirerà, quindi ci sarà una conversione in valuta fiat, in questo caso euro, siamo in Europa. Per capire bene cosa sono le criptovalute non possiamo fare altro che parlare di blockchain. La blockchain è un registro digitale e pubblico dove vengono registrate tutte le transazioni di una criptovaluta. Si dice che è formata da blocchi, quindi computer per dirla in termini semplici, collegati alla rete, e ogni blocco ha tutte le informazioni di ogni transazione di quella criptovaluta che andiamo a movimentare, collegata al blocco precedente, creando così una catena di blocchi dal nome blockchain. E questa tecnologia è quella che garantisce la trasparenza e l'integrità di ogni transazione che andiamo a compiere su qualsiasi criptovalute. Quindi non possiamo parlare di cripto senza una blockchain. Tutto è iniziato nel 2009 quando un misterioso individuo o un gruppo, quindi non si sa ancora perché c'è il completo anonimato, ancora nessuno sa chi è che ha creato il primo Bitcoin, quindi la prima criptovaluta della storia nel 2009. Questo ha dato il via a un boom di creatività, un'esplosione di creatività, e sono state create tantissime altcoin come Ethereum, famoso per i suoi smart contract, quindi i contratti intelligenti, o per le sue applicazioni in progetti decentralizzati, oppure tantissime altcoin, alcune create per scopi specifici, quindi come tracciamento di beni o fornitura di soluzioni, quindi sono state create tante criptovalute. Quindi a questo punto la domanda sorge spontanea: perché mi dovrei interessare a questo mondo? Perché dovrei interessarmi alle criptovalute quando ci sono già dei sistemi come le banche, dove c'è credito il nostro stipendio, dove possiamo usare un bancomat? Perché? La risposta per me è molto semplice, perché stanno modificando, stanno cambiando, rivoluzionando il mondo finanziario così come l'abbiamo inteso, offrendo soluzioni che in un sistema tradizionale non ci sono, o vantaggi. Un vantaggio potrebbe essere, per esempio, i costi di transazione che sono molto più ridotti e la libertà di utilizzo, perché se io vado dall'altra parte del mondo, banalmente mi basterebbe uno smartphone, una connessione ad internet dove ho tutte le mie applicazioni, e con un click faccio una transazione, sposto movimento delle valute nella più totale autonomia. E qui torniamo alla caratteristica principale di tutte le criptovalute, ovvero la decentralizzazione. Adesso voglio fare un esempio per capire bene qual è la differenza con la centralizzazione. Quindi vediamo un sistema centralizzato e le sue differenze rispetto a un sistema decentralizzato.
Come vediamo qui, partiamo dal sistema centralizzato. La nostra banca prevede intermediari per autorizzare, quindi io inserisco praticamente il bonifico, la mia banca lo va a approvare, lo manda sull'altra banca che a sua volta lo approva e lo accredita sul conto del beneficiario. Ho detto accredita perché quando noi abbiamo ricevuto un bonifico nella nostra banca, noi abbiamo un credito con la nostra banca, perché fisicamente quei soldi non ci sono all'interno o non ci sono ancora perlomeno. Quindi se invece noi possediamo un Bitcoin, per dirne uno, il Bitcoin lo possediamo noi, nessuno ci deve niente, quindi non siamo a credito e lo possiamo gestire. Adesso vediamo bene come. Quindi abbiamo detto che finito questo iter di inserire il bonifico, di farlo arrivare all'altra persona, tutto questo richiede comunque del tempo per le approvazioni. È vero che c'è anche nelle banche il bonifico istantaneo, però pensiamo che se dobbiamo inviare una certa somma, ma piccola o grande che sia, in un circuito non SEPA, quindi al di fuori dell'Europa, della comunità europea, non sarà subito istantaneo sicuramente, ma richiederanno sempre tempo per approvazioni, perché magari ti telefonano, chiedono dove vanno questi soldi, perché. Quindi oltre a questo tempo, a queste tempistiche, ci sono anche dei costi aggiuntivi, perché tutte queste persone che lavorano per questo sistema vengono retribuite. E se l'intermediario, quindi la banca in questo caso, non funziona, il sistema si blocca. Se, come abbiamo detto, l'operazione la eseguiamo verso un altro stato al di fuori della comunità europea, allora ci saranno ulteriori tempistiche, come abbiamo detto, e costi, perché se ci sarà anche da fare poi nella banca dove arrivano i soldi un cambio di valuta, ci saranno ulteriori costi anche lì. Se la banca decide per qualche ragione di bloccarci il conto perché deve fare delle verifiche, perché c'è qualcosa che non gli piace, perché non stiamo simpatici al direttore o perché siamo appena entrati nella banca e ancora non ci conoscono, non possiamo spendere i nostri soldi finché il conto rimane bloccato. Quindi tutto questo fa parte del sistema centralizzato, il sistema classico delle banche. Andiamo a vedere il decentralizzato. Subito notiamo un'assenza di intermediario o intermediari fisici, ovvero in questo caso è il network, quindi tramite un insieme di nodi distribuiti in giro per il mondo noi inviamo la nostra transazione, il protocollo ce lo valida, quindi è la rete che ce lo valida ed arriva direttamente all'altra persona. Vediamo qui il sistema che si applica della blockchain di prima. Sempre fruibile, perché se uno o più nodi per qualche motivo smettono di funzionare perché sono offline, gli altri prendono il loro posto, quindi ci sono sempre dei nodi che sono in funzione. Tempi brevi, finalmente parliamo di tempistiche. Niente più da 1 a 3 giorni di attese per il bonifico. Se mando delle criptovalute a una persona che si trova dall'altra parte del mondo o seduta qua di fianco a me, i tempi non cambiano. In alcune piattaforme questa operazione può durare anche solo un paio di minuti. Dipende poi cosa si va a movimentare e, come abbiamo detto, il tipo di piattaforma. Minori costi, perché non ci sono più intermediari, c'è solo il network, non ci sono più tutte quelle persone da pagare. E libertà di trasferimenti senza che ci sia un intermediario che li vieti o comunque che debba controllare e validare allungando così i tempi. Questi sono anche i motivi e i vantaggi che portano questo mondo delle criptovalute accessibile a tutti, a qualsiasi persona abbia un telefono o un computer o una connessione ad internet, quello che poi fa le banche, perché senza connessione delle banche poi la voglio vedere. Di conseguenza l'accessibilità si porta dietro e la facilità di fruibilità si porta dietro anche alcuni rischi. È per questo motivo che bisogna conoscere bene questo mondo qui, approfondire gli argomenti per evitare di mettere i nostri soldi in mano a dei progetti o a delle persone che non conosciamo, che non abbiamo capito bene
e non abbiamo compreso. Quindi da una parte abbiamo la semplicità di utilizzo, la facilità di utilizzo e la completa libertà. Dall'altra parte abbiamo tutti i rischi che ne conseguono. Quindi attenzione a informarci bene sempre e comunque su quello che stiamo facendo. Con questo direi che abbiamo concluso questa nostra introduzione nel mondo delle cripto. Grazie per avermi seguito fino qui. Se c'è qualcosa che non è chiaro o ho omesso o ho spiegato male, poco comprensibile, mi raccomando fatemelo sapere nei commenti che sono sempre ben accetti. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella, perché nel prossimo video andremo ad approfondire bene il concetto di blockchain e di come si muovono le criptovalute. Quindi come le transazioni vengono effettuate e registrate. Bene, per oggi abbiamo concluso qui, vi aspetto al prossimo video. Un saluto a tutti e a tutte, ciao!